Mi ricordo che questa professoressa Raspa, conosceva un pilota, un comandante dell'Alitalia, di cui adesso non ricordo il nome perché me lo disse lei, e mi disse anche, ma questo comandante ha una bella vita, ha una bella carriera, non è vero che è un'attività, diciamo, che non, anzi, ai tempi forse l'Italia garantiva uno standard di vita più elevato. E quindi venne a cena da noi, ma la mia famiglia è irremovibile fino a quando si tratta di, tra virgolette, giocare in maniera seria con gli aeroplanetti, va bene, però l'obiettivo è quello di andare all'università. Quindi, quale università? Una cosa facile, ingegneria aeronautica. Per me, che non ero particolarmente attratto dallo studio formale, ma diciamo studiavo quello che mi interessava, un grandissimo impegno. Devo dire però, ricollegandomi un po' al mondo della targa Florio, del motorsport, che tantissimi miei amici avevano anche loro scelto, che non erano delle stelle dello studio, avevano anche loro scelto ingegneria meccanica, perché volevano comunque andare in quella direzione. Amici con i quali chiaramente io sono ancora in ottimissimi rapporti e che poi nei campi dell'automotive hanno avuto grande successo. Uno di questi è il principale diciamo, costruttore progettista delle auto che corrono la categoria dell'Ale Mans, per cui erano comunque anni molto interessanti in cui c'era una prospettiva per qualsiasi passione, poteva trasformarsi anche nella propria professione. Quindi moltissimi di questi poi che studiarono con me all'università andarono nel gruppo Fiat, Alfa Romeo, Lancia, perché ai tempi la Fiat assumeva. Questo mio amico andò a fare diciamo, il supporto in pista alla NASCAR in America, poi tornò, fu immediatamente assunto in Dallara, cominciò la sua carriera lì e poi si mise in proprio. Quindi inizia l'università e i primi anni io volavo, come pilota privato, in estate andavo all'Aeroclub dell'Aquila, che a quei tempi, parliamo degli anni 90, aveva una flotta eccellente, diversificata e prezzi molto molto bassi, per cui compravo pacchetti di 10 ore e volavo lì in estate, e in inverno studiavo e devo dire con molta fatica, erano giornate proprio di assolutamente stare a casa, insomma grandi sacrifici. Aeroclub dell'Aquila, a disposizione aeroplani meravigliosi per me, SF260D, era diciamo la punta di diamante, poi avevano dei corsi di volo a vela, avevano anche un aeroplano molto interessante che era un P-19 scricciolo, però modificato con un motore da 150 cavalli per il traino alianti. Quindi io provenivo dall'Aeroclub Palermo con gli aeroplani standard dell'Aeroclub d'Italia, quindi P-66 e successivamente i TB9. Andavo all'Aquila, per me l'Aquila era praticamente il paese dei balocchi, perché loro erano molto open ai tempi, il presidente Ruggeri, mi ricordo, e poi c'era il capo degli istruttori Angelo Fulgenzi, che poi successivamente è diventato comandante sui Canadair. E loro erano veramente una mentalità molto aperta rispetto agli aeroclub che si trovavano in giro, e quindi feci l'abilitazione al biciclo e l'anno dopo l'abilitazione all'SF260. Quindi io in un certo senso percepivo e costruivo la mia carriera in maniera, voglio dire, artigianale, no? Cercando le macchine che comunque potevano entusiasmarmi, potevano rappresentare uno step proprio nella tecnica di pilotaggio, e quindi il 260 veramente macchina splendida. Poi quello in particolare, Alfa Juliet, faceva parte della serie degli SF260D,
acquisiti dall'Aeroclub d'Italia e dati agli aeroclub periferici per fare i corsi IFR, commerciali IFR, per cui aveva una suite avionica fantastica. Quindi oltre a essere un aeroplano bello e raffinato nel pilotaggio, non lo devo dire io, ma questo è noto, aveva anche tutta la dotazione avionica di un aeroplano full IFR, quindi HSI, RMI, due radio, quindi macchina splendida. Devo dire sottoutilizzata, probabilmente, perché comunque è una macchina che spaventava il pilota medio dell'Aeroclub, per cui sempre a disposizione a prezzo, ancora mi ricordo, 270.000 lire a ora, tutto compreso. Allora, cosa si poteva fare con questa macchina? Ho detto, pensai, ok, va bene, allora, io non ho una formazione acrobatica, per cui non mi interessava particolarmente, riconducendo un po' il discorso alla prudenza che il comandante Geraci mi aveva un po' inculcato, mai andare oltre i propri limiti, anzi restare piuttosto con un margine consistente, specialmente quando si è davanti a situazioni nuove e a macchine nuove. Per cui quel 260 era da me utilizzato diciamo, come un aeroplano strumentale, però senza una vera e propria formazione strumentale. Allora una possibilità poteva essere quella di fare la gara in Aeroclub Palermo del Giro Aereo di Sicilia. Per cui feci 2 edizioni con il P66, dopodiché andai all'Aquila, comprai il pacchetto, chiesi: ma voi sareste d'accordo se io prendo questo aeroplano, faccio il Giro di Sicilia, poi lo riporto indietro? Loro molto open minded, sì sì sì, se fai il pacchetto prendi un po' di ore, vai dove vuoi, non c'è problema. Devo dire questo, diciamo, loro hanno avuto una grande fiducia, perché comunque insomma si trattava di fare un trasferimento lungo, poi fare una gara, dopodiché fare il trasferimento di ritorno. Per un pilota che come me era abituato a fare i voli panoramici, questo era veramente, diciamo, aveva dentro tutte le cose che bisogna conoscere per volare con un aereo che comunque andava forte, perché andava intorno ai 120 nodi, 130 nodi anche di crociera, per cui... Va bene, io un po' incosciente, anche loro un po' incoscienti, però fortunati, presi questo aeroplano e mi organizzai un trasferimento dall'Aquila a Palermo, facendo una rotta VFR con uscita a Tor San Lorenzo, credo, quindi molto basso all'inizio per evitare il CTR romano, tutta la TMA di Roma, e poi diretto sul Tirreno, diretto Palermo. Volo che durò circa un'ora, quindi anche quell'aeroplano lì volava con velocità a cui io ero non abituato. E infatti arrivai a Palermo praticamente in vista della costa immediatamente. Ma, tra l'altro con un monomotore affrontando diciamo mare aperto, quindi vabbè, comunque andò tutto bene. Passai chiaramente sulla casa della mia ragazza dell'epoca, che era in avvicinamento a Palermo Bocca di Falco. Chiaramente il padre commentò, perché il rumore del 260 è molto diverso da quello degli altri aeroplani, ha un motore a 6 cilindri, è molto veloce, e disse: ah, vabbè, questo sarà quel pazzo di Marco Noto che torna. In effetti aveva indovinato. Comunque faccio questo Giro Aereo di Sicilia, mi classifico benissimo, molto molto bene, diciamo vincitore morale. Non entro un po' nei dettagli di quello che è successo in quella edizione, però mi dissero poi diciamo a porte chiuse: tu sei un bravo pilota, vinci la categoria Under 30. Ma io ho tagliato il traguardo per primo, quindi io sono il vincitore. Va bene, questo... Insomma, ai tempi diciamo che c'era in Aeroclub Palermo la volontà non dichiarata
di facilitare i piloti che venivano da fuori piuttosto che i piloti locali, sia perché i piloti locali non avevano mai realmente diciamo, partecipato e vinto la competizione, e sia perché quindi i piloti che effettivamente venivano da fuori, Robin, i fratelli Pascale, erano chiaramente una spanna sopra, per cui diciamo questo cambio di passo in cui i giovani piloti possono essere molto competitivi, in quegli anni era una questione molto difficile da digerire, unita anche al fatto che in quel periodo l'Aeroclub versava in una situazione economica disastrosa, era commissariato, per cui diciamo, ecco, c'era bisogno di essere molto accoglienti in Aeroclub Palermo. Grande delusione, però, quindi decisi di non fare più competizioni, perché in effetti io avevo fatto, piccolo excursus, avevo fatto una piccola carriera di nuotatore, dove effettivamente, agonistico, dove effettivamente diciamo, i valori in campo o in acqua erano quelli che tu sapevi dimostrare, per cui nelle competizioni motoristiche imparai che non è proprio così, nel senso che entrano anche altre considerazioni tecniche, politiche, per cui un po' deluso. Comunque continuai a frequentare l'Aeroclub dell'Aquila durante l'estate per diciamo, acquisire esperienza con questo SF260. Mi ricordo una volta mi organizzai un altro trasferimento Aquila-Firenze, Firenze Isola d'Elba, con atterraggio all'Isola d'Elba, molto interessante, dalla parte della montagna, molto bello. E chiaramente questo andava di pari passo con il periodo universitario, per cui non avevo proprio moltissimo tempo da dedicare al volo. Però quel poco tempo che avevo cercavo di accumulare più esperienze possibili.